Buon lunedì e buon 5 luglio a tutti. Mentre i nostri amici americani si riprendono dai festeggiamenti del 4 luglio, giorno dell'indipendenza americana, noi diamo un'occhiata a cosa è successo settimana scorsa nei parchi Disney. Se non l'avete ancora fatto, vi ricordo di cliccare segui su Spotify, Apple Podcast o qualsiasi piattaforma audio state usando. La sigla dura giusto il tempo per abbonarvi al podcast e io vi ringrazio. Io sono Valentina e questo è Aperitivo a Main Street USA. Allora, se avete seguito la diretta con Parks and Fun di mercoledì scorso, saprete già qualcosa sulle due breaking news che sono arrivate proprio sul finale del nostro live, quindi partiamo proprio da queste news. Disney ha finalmente annunciato il ritorno del Dining Plan, che è praticamente il pacchetto di pranzi e cene prepagate che era disponibile in tempi non sospetti per tutti coloro che prenotavano una vacanza in un resort di Walt Disney World. Il Dining Plan offriva tre opzioni che fondamentalmente coprivano tre tipi di vacanza, diciamo. Si partiva dal pacchetto più economico che comprendeva pranzi e cene nei ristoranti quick service, quello intermedio che invece offriva la possibilità di pranzare o cenare anche in alcuni ristoranti con servizio al tavolo, e per finire il piano deluxe che comprendeva praticamente tutti i pasti in ristoranti con servizio al tavolo. Ogni piano poi aveva inclusi un numero variabile di snack al giorno, la mega tazza refillabile per bevande e così via. In certi periodi dell'anno e sotto condizioni particolari addirittura Disney regalava il Dining Plan prenotando una stanza in un resort Disney e quindi insomma è un'opzione sicuramente da conoscere. Non mi dilungo molto sui pro e i contro del Dining Plan perché nonostante Disney abbia annunciato il suo ritorno, prima di tutto non abbiamo ancora una data precisa in merito, ma non sappiamo nemmeno in che forma tornerà, ovvero se verranno tenute le tre fasce di prezzo o verranno modificate, a chi sarà data la possibilità di acquistare il Dining Plan e così via, e quindi tutte le considerazioni in merito sul Dining Plan dovranno essere riviste in futuro. Sicuramente però si capisce il perché di questo annuncio del ritorno del Dining Plan dopo che nelle ultime settimane abbiamo visto un grosso aumento nel numero di punti ristoro e ristoranti che hanno riaperto nei parchi, e di conseguenza ora più che mai ha senso offrire un'opzione prepagata per l'acquisto di cibo nei parchi e nei resort. Tra l'altro, come abbiamo detto, il numero di ristoranti aperti sarà sempre più in aumento ora che Disney sta riassumendo un grosso numero di cast members, e visto anche che proprio in questi giorni torneranno anche i lavoratori del Disney College Program, ovvero quell'aiuto inestimabile che arriva dagli studenti lavoratori stagionali che si uniscono alla forza lavoro Disney. Ma questo non è tutto, negli stessi minuti Disney ha anche annunciato un altro vantaggio per gli ospiti dei resort deluxe di Walt Disney World. Ma prima di parlare di questo facciamo un passo indietro. Dunque, a gennaio Disney aveva annunciato il ritorno delle Extra Magic Hours mattutine. Le Extra Magic Hours erano le aperture anticipate di certi parchi in certi giorni riservate agli ospiti dei resort Disney. Ecco, a gennaio Disney ha annunciato che le Extra Magic Hours saranno ora chiamate Resort Guest Early Entry e saranno ancora valide per tutti gli ospiti dei resort, ma prima di tutto saranno disponibili tutti i giorni in tutti i parchi, e secondo, purtroppo, il tempo esclusivo a disposizione per appunto gli ospiti dei resort sarà ridotto da un'ora intera ai soli 30 minuti.
A gennaio avevamo commentato questo cambiamento dicendo che se da una parte questo cambiamento sicuramente facilita il pianificare una vacanza, infatti ricordiamo che i parchi che avevano le extra magic hours erano solitamente più affollati e quindi ora che questo nuovo formato delle extra magic hours sarà presente in tutti i parchi tutti i giorni, praticamente ridistribuisce il numero di ospiti per ogni parco, ma dall'altro i soli 30 minuti di vantaggio sugli ospiti da fuori, diciamo, significherà saltare molte meno file che invece si potevano saltare con addirittura un'ora di vantaggio. Ecco, questo sistema era stato annunciato per la seconda metà di quest'anno, quindi inizierà molto presto, ma quello che Disney ha annunciato lo scorso mercoledì è un ulteriore vantaggio, si chiama Extended Evening Hours, praticamente la possibilità di rimanere nei parchi più a lungo a fine giornata quando gli ospiti se ne sono già andati. Questo vantaggio purtroppo però è riservato solamente a chi sta in un hotel Disney che fa parte della categoria deluxe, quindi stiamo parlando di hotel come il Contemporary, il Polynesian, Glam Floridian, Animal Kingdom Lodge, Wilderness Lodge, Yacht Club, Boardwalk Beach Club e anche tutti i resort del Disney Vacation Club come il nuovissimo Riviera Resort, Old Key West e Saratoga Springs. Insomma, stiamo parlando di un sacco di hotels e quindi un sacco di ospiti che beneficeranno di questo ulteriore tempo nei parchi. La scelta di privilegiare ospiti deluxe in ogni caso non ci dovrebbe stupire perché, come ho già detto molte volte, Disney sta vedendo un picco di richieste per i suoi parchi, per la sua offerta e tutto considerato preferisce di gran lunga puntare sugli ospiti che spendono di più che su quelli che spendono di meno. Per questo motivo vediamo la tendenza ad offrire esperienze sempre più esclusive come Boo Bash, la nuova festa di Halloween che è venduta a $200 per un evento che effettivamente è solamente di 3 ore e che in ogni caso è praticamente sold out in molte delle date disponibili. Esperienze come lo Star Cruiser, che è quell'hotel di Star Wars che è in costruzione fuori dagli Hollywood Studios, che sarà offerto come esperienza unica nel suo genere e avrà probabilmente un prezzo conseguente e così via, insomma. Le vacanze Disney diventeranno solamente per ricchi? La risposta è no, ma dobbiamo prepararci a vedere sempre più disparità, se così si può dire, tra le esperienze offerte a diverse fasce di prezzo. A tal proposito, tutto tace ancora sulla questione dei Fastpass, nonostante vi abbia parlato di movimenti sospetti negli episodi precedenti, ma anche in questo caso vi ricordo che il rumor che i Fastpass potessero tornare a pagamento o con qualche forma di incentivo per chi è disposto a pagare di più è ancora una possibilità. Passiamo ora ad un argomento più leggero. La scorsa settimana è stato anche un momento bellissimo per tutti i cast members di Disney World. C'è stata una serata esclusiva per i cast members che è culminata nella preview di Happily Ever After, che è lo spettacolo serale di Magic Kingdom con proiezioni sul castello di Cinderella e fuochi d'artificio. Questo spettacolo è finalmente tornato nei parchi, l'apertura ufficiale è stata il 1° luglio e abbiamo visto foto e video sia della serata della preview che poi delle sere successive con invece gli ospiti. Come vi avevo annunciato, il 1° luglio è stato un giorno molto importante nei parchi, con il ritorno dell'intrattenimento e anche moltissimi ristoranti e chioschi che hanno riaperto e una delle location più iconiche di tutta Magic Kingdom ha riaperto. Sto parlando di Casey's Corner, che è un quick service che si trova proprio sulla Main Street ed è specializzato in cibo tipico americano da stadio, tra virgolette, con hot dog, patatine fritte, corn dog, brownies e così via sul menù. Anche chi ha più familiarità con Disneyland Paris riconoscerà il nome di Casey's Corner perché è presente anche al parco di
Parigi, anche se devo dire che il menù di Parigi coglie solo parzialmente lo spirito della location di Orlando, dove l'offerta di cibo è molto molto più ampia ed anche molto più particolare. Dico questo perché se avete in mente Casey's Corner di Disneyland Parigi potreste non cogliere tutto questo entusiasmo per la riapertura di quello di Magic Kingdom, ma vi garantisco che nonostante i ristoranti in sé siano praticamente identici, è il cibo che fa assolutamente la differenza tra le due location. Altra news della settimana è l'arrivo di Coco in un'attrazione dei parchi Disney. No, state tranquilli, non sto parlando di Coco in arrivo al Gran Fiesta Tour nel padiglione messicano di Epcot, anche se devo dire che ci spero ancora. Ma sto parlando invece dell'aggiunta di un pezzo musicale dedicato a Coco in arrivo a Mickey's PhilharMagic. Per chi non lo sapesse, Mickey's PhilharMagic è uno spettacolo in 4D che si trova a Magic Kingdom, che dura circa 12 minuti ed è praticamente uno spettacolo musicale in cui Paperino rincorre il cappello da stregone di Topolino tra diverse scene dei classici Disney, il tutto accompagnato chiaramente dalle colonne sonore più famose. Ecco, Disney ha annunciato che verrà introdotta una nuova scena che vedrà come protagonista Miguel di Coco e sarà accompagnata con una delle canzoni più divertenti del film, ovvero Un poco loco. La nuova scena sarà visibile già da metà luglio a Disneyland e a Disneyland Paris, mentre sarà aggiunta allo spettacolo di Magic Kingdom in Florida solo tra qualche mese. Sicuramente una bella idea per rinnovare un po' un'attrazione che incomincia ad avere la sua età, diciamo. Allarme uragani diretti sulla Florida. Ebbene sì, come vi ho detto qualche episodio fa, la stagione degli uragani è ufficialmente aperta e il primo potrebbe arrivare dalle parti dei nostri parchi preferiti già in questi giorni. Ironia della sorte, il primo uragano della stagione si chiama uragano Elsa, proprio come la regina dei ghiacci di Frozen. Non è ancora chiaro se e come Elsa colpirà Walt Disney World, ma si possono già trovare tantissimi memes online su questa coincidenza. In ogni caso, vi assicuro che essere a Walt Disney World durante un uragano non è nulla di cui preoccuparsi. Disney World ha delle procedure perfette per assicurare la sicurezza di tutti gli ospiti e gli hotel di Walt Disney World sono assolutamente costruiti con situazioni di questo tipo in mente. Se volete sapere di più su Walt Disney World e la questione uragani, ne ho parlato con Davide di Parks and Fun durante l'episodio numero 26 di questo podcast. Ultima news per oggi, sempre in tema di cose che tornano a Walt Disney World, è la riapertura del Winter Summerland Miniature Golf, ovvero uno dei due campi da minigolf dentro il Walt Disney World Resort. Ecco, se durante la vostra prossima vacanza avete qualche ora libera, sicuramente il minigolf targato Disney è qualcosa da considerare. Questo campo da minigolf in particolare ha una backstory degna della sua location, infatti è situato proprio di fianco a Blizzard Beach, il parco acquatico, e infatti Winter Summerland è stato costruito da Babbo Natale in persona. Un Natale Santa, dopo aver consegnato tutti i regali, stava tornando al Polo Nord quando ha notato un po' di neve sulla Florida. Dopo aver esplorato la zona, Santa decide di costruire un luogo di vacanza per i suoi elfi che, dopo le fatiche del Natale, possono godersi un po' di riposo e dunque crea Winter Summerland. Per fare contenti tutti gli elfi, Santa ha deciso di costruire ben due piste da minigolf, da 18 buche ciascuna. La prima si chiama Summer, quindi estate, e l'altra Winter, quindi inverno. La pista Summer è dedicata come se fosse un Natale caraibico, con tavole da surf, castelli di sabbia adornati con ghirlande natalizie e così via. Mentre Winter invece è chiaramente a tema inverno, con castelli di neve, pupazzi di neve a forma di personaggi Disney e così via. Il tema dell'inverno in Florida, tra l'altro, non è esclusivo di questo minigolf, infatti se vi ricordate anche uno dei due parchi acquatici, Blizzard Beach, ha una backstory molto simile, con una tempesta di neve che appunto arriva in Florida.
Di Blizzard Beach abbiamo parlato qualche mese fa in occasione della sua riapertura al pubblico e se volete ascoltarne la backstory vi rimando all'episodio 28 del podcast. Winter Summerland è aperto tutti i giorni in questo periodo estivo dalle 10 di mattina alle 10 di sera e l'ingresso ha un costo di $14 per gli adulti, 12 per i bambini. Personalmente sono una grande fan del minigolf, specialmente negli Stati Uniti, dove l'attenzione per i dettagli e l'aggiunta di elementi inaspettati lungo le piste è davvero una cosa interessantissima. Non ho mai visto nulla di simile in Italia e questi fattori uniti con la magia Disney mi fa dire che una visita a Winter Summerland varrebbe veramente la pena. E infatti ho questo mini golf nella lista delle cose da fare per la mia prossima vacanza. Questo è tutto per questa settimana, spero che abbiate trovato interessante le news che ho selezionato per voi e che continuerete a seguirmi nei prossimi episodi. A proposito, settimana scorsa vi ho parlato di quella donna che ha tentato di rubare un cetriolo da Living with the Land ed è stata chiaramente bannata dai parchi Disney ed alcuni di voi mi hanno chiesto una puntata speciale dedicata a questo argomento. Vi assicuro che mi sono già messa alla ricerca delle storie più strambe di gente che è stata bannata da Disney World per motivi più disparati e verso la fine dell'estate pubblicherò uno special proprio su questo argomento, quindi continuate a seguirmi. Ora è tutto, seguitemi su Instagram, Facebook o Twitter se volete rimanere in contatto con me, altrimenti ci sentiamo come al solito lunedì prossimo. Buona settimana!